Dora era una persona felicissima, felicissima pur nei momenti di ristrettezza, perché lei è venuta in Italia subito dopo la guerra e effettivamente non c'erano mezzi economici e quindi voglio dire sicuramente ha passato fame, freddo, eppure sempre con molta gioia. E poi io con lei ho fatto anche esperienze belle, non soltanto di lavoro, passavamo assieme dei momenti piacevoli, abbiamo fatto delle gite insieme e le piaceva fare le grigliate e poi abbiamo condiviso anche altri momenti così belli perché lei seguiva molto il calcio e quindi assieme abbiamo visto molte partite della nazionale italiana e tifava per l'Italia, era spagnola però tifava per l'Italia perché era da tanti anni, amava l'Italia. Dunque l'ho conosciuta nel 1973 e poi sono rimasta vicino a lei per circa 21 anni, quindi abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme. Da subito senz'altro mi ha colpito il suo modo di lavorare e di presentarsi anche nello stesso lavoro, no? Lei si occupava del lavoro della casa, della pulizia dei vestiti, di stirarli, soprattutto. Era anche una bravissima cuoca, faceva delle ricette molto appetitose e anche ne aveva tante, no? E quindi l'ho vista lavorare con una grande energia e poi mi ha colpito che sapeva mantenere un ritmo di lavoro costante sia nelle prime ore del mattino sia già quando la giornata andava avanti e si poteva magari essere più stanche. Quindi poi anche realizzava il suo lavoro con molta perfezione. Non faceva le cose così alla buona, tanto per farle. E un'altra cosa che mi ha colpito, sempre nell'ambito professionale, che lavorava sempre con molta serenità e quando c'era qualche, non so, qualche imprevisto, si rompeva che so io, il ferro da stiro, lei sapeva risolvere queste difficoltà e senz'altro non era puntuale nel consegnare il suo lavoro, anche se con maggior sacrificio per riuscire a farlo. Questo modo di lavorare, cioè con gioia, con serenità, con molta esigenza, no, per fare le cose bene, l'ha trasmesso a tante persone del mondo intero, perché nel posto dove lavorava venivano persone di tutto il mondo, si avvicendavano e quindi praticamente l'ha esportato dappertutto. Va bene, un'altra cosa che ho apprezzato moltissimo in lei è che, dunque, faccio una parentesi, quando l'ho conosciuta aveva 59 anni e poi certo sono stata con lei finché ha compiuto gli 80, quindi in tutto questo periodo ho notato sempre una mentalità molto aperta, molto attenta alle novità che il mercato offriva nel campo professionale, no? Sia dei macchinari sia dei prodotti che lei utilizzava. E molte volte mi cercava proprio per fare delle ricerche di mercato molto specifiche che potevano migliorare il suo lavoro, anche pensando alle altre persone che sarebbero venute dopo e che avrebbero potuto eseguire quel lavoro in un modo più facile e anche meno pesante. Per capire bene la sua posizione vorrei sottolineare che lei faceva i lavori della casa non come li può fare un'impiegata che non so, ha un orario di lavoro, poi
non è una cosa sua, lo compie e finisce, no? Ma lo faceva proprio per casa sua e quindi era sempre disponibile e anche molto attenta alle esigenze delle persone che stavano con lei. Beh, lei lo faceva perché amava molto la sua vocazione specifica dentro l'Opus Dei per creare questo ambiente di famiglia che Dio ha voluto manifestando al San José Maria che i nostri centri dovevano essere così, delle case di famiglia. Sì, lei ha lasciato un messaggio veramente, veramente bello, no? Ecco, un po' forse ripeto il fatto che ha saputo vivere una vita felice nelle sue circostanze e poi logicamente questo perché seguiva molto fedelmente il messaggio di San José Maria, no? Che ci si può santificare in tutte le professioni e santificarsi nella professione porta a cercare Dio e quindi a vivere la vita in un modo pieno e felice. Prima di tutto il primo momento è sempre, non so, il dispiacere perché Dora si faceva voler bene, no? Quindi c'era un grande affetto per lei, però poi una grande gioia perché lei aveva già raggiunto quello che aveva cercato durante tutta la sua vita, no? E devo dire che è stato particolarmente commovente e anche molto bello perché non l'avevo mai vissuto così con nessuna persona il momento prima di iniziare il funerale che era accompagnato dal suono dell'organo con la musica che a lei piaceva moltissimo e circondata da moltissime persone che erano serene e sorridenti. Lei era orgogliosa di quello che faceva, anche porgendosi agli altri forse un po' controcorrente in questo momento che noi stiamo vivendo. E quindi mi sembra che il messaggio bello è il dar valore al lavoro che ha fatto. Dora, attraverso il suo lavoro, ha creato un ambiente familiare attorno a sé e questo in questo momento è fondamentale perché forse le persone o le stesse mamme stanno di meno in casa e quindi non si dedicano tanto ai lavori che la casa porta con sé, no? E quindi il messaggio è che attraverso un lavoro fatto professionalmente, che anche le mamme possono farlo così, si crea un ambiente caldo, affettuoso per tutta la famiglia.